Bene ragazzi, scusate, ciao, benvenuti, siamo al settimo giorno dei campionati mondiali di Doha. C'è un po' di fatica nell'impresa, però siamo quasi in fondo. Siamo alle batterie di semifinale dei 1500 metri donne. Quindi, saluto tutti quelli che sono qua anche oggi a seguire questa gara. Ciao Wood e Super Stoner on board, che si sono collegati nei 2 minuti di intro, aspettando che arrivasse appunto gente. Siamo partiti in questa che è la prima delle tre semifinali, sono delle due semifinali, scusate. Lo vediamo qua, nella grafica. Eccoci. C'è Sifan Hassan, la favorita di gara. Se non altro la grande favorita di gara. Quella che ha vinto già i 10.000 metri nel secondo giorno dei campionati del mondo. Il ritmo non è eccezionale, non è eccessivo. Le atlete che in prospettiva sono valide per le posizioni di rincalzo sono davanti a tirare. Il passaggio è intorno a 36 secondi ai 200 metri, veramente lento per una gara di 1500. Hassan in questo momento è in ultima posizione. Evidentemente è sicura delle sue doti in volata. Passano, vediamo i criteri di qualificazione, le prime 5 di ogni batteria e 2 ripescati, quindi ci sono poche ripescate per questa semifinale, di conseguenza preferiscono fare gare tattiche, non c'è molto senso nel fare una gara veloce se poi i posti che guadagni sono soltanto 2, evidentemente. Diamo il primo giro, è addirittura sopra i 3 minuti a chilometro, 1,14. Wood, chiedi pure intanto, eh? Ciao raga, ciao Alessandro, ormai siamo una crew come stavo dicendo nei commenti del video di oggi, c'è un po' di gente così appassionata da seguirmi ogni giorno. Ciao. Allora, Wood chiede di Philipp Ingebrigtsen e io penso che la giuria sta facendo delle scelte un po' discutibili in questi campionati. Io, se non so se avete visto una mezz'oretta fa hanno premiato i 110 ostacoli. Ortega, che era stato ostacolato da McLeod, è stato promosso alla medaglia di bronzo. Non credo che sia una cosa tanto logica. Non era nemmeno detto che arrivasse al bronzo. Gli hanno dato un bronzo così perché sì, il tuo avversario ti ha impedito di giocarti al massimo le sue carte e quindi magari ti meritavi il bronzo, ti diamo il bronzo. Però l'atletica è uno sport in cui conta il cronometro, contano i fatti. E in questo modo si rischia di rendere uno sport in cui la giuria è dominante, in cui la valutazione è dominante. Tu ti meritavi il bronzo, ti diamo il bronzo. L'atletica sa essere crudele, ma anche questa è una delle sue caratteristiche. Poi, quindi, in alcuni casi si è cattivi o con quelli che hanno sbagliato e buoni con quelli che sbagliano, con quelli che sono vittime. In molti casi gli atleti che entrano in finale perché fatti cadere. Qua, in quello che è successo nelle batterie dei 1500 oggi, Philipp Ingebrigtsen lo hanno graziato. Cioè, sono delle scelte secondo me poco coerenti. Comunque siamo adesso a 2 giri e mezzo. Il primo chilometro tre netti ancora, non troppo forte, ma stanno per dar fuoco alle polveri. Hassan è ancora ultima, praticamente alla campana dell'ultimo giro, no? Vediamo che cosa riuscirà a fare adesso. C'è anche Kipyegon, una keniana molto forte, un'altra delle favorite. Quindi Hassan ultima un giro dalla fine. Deve essere proprio sicura delle sue possibilità per trovarsi in quella posizione adesso. Sta tornando su proprio ora, in corrispondenza dei 300 metri dalla fine. Ha tutto il tempo di vincerla pure questa batteria, anche se davanti stanno andando forte. Adesso stanno andando forte. La vedo che sta risalendo nel rettilineo opposto. Sì, ha un'altra velocità. Adesso è già nelle prime 5. È già nelle prime 5. Chiude la curva in quinta posizione. E non ci sta. Addirittura si allarga in curva, in seconda corsia. E fa il suo ingresso a fianco alle prime nel rettilineo finale. Quindi perfettamente tutto sotto controllo per Hassan, che evidentemente ha semplicemente un altro passo rispetto all'avversario. Vince, passando ultima all'ultimo giro, praticamente fino a 300 metri, vince piuttosto facilmente in 4,14, quindi un ultimo giro probabilmente intorno al minuto 01, nemmeno niente di eccezionale.
No, 1,14 l'ultimo 500, quindi siamo sotto il minuto nell'ultimo giro. La Hassan addirittura ha recuperato rispetto all'avversario e quindi avrà fatto un 56, un 57. Insomma, sono dei bei tempi. Allora, raga, il metodo Salazar. Sapete, gli atleti allenati da Salazar, la situazione di Salazar è questa. Questo allenatore non ha nemmeno il diritto di entrare allo stadio dei campionati adesso. È bandito dalla federazione. Eppure ha questo gruppo dell'Oregon Project del quale fanno parte sia la Hassan, che guarda caso sta andando fortissimo da quando ha iniziato a allenarsi con lui, che altri atleti vincitori. Ora devo ricordarmi chi, però Farah faceva parte del progetto dell'Oregon Project, si è allontanato da quello anche perché la stampa iniziava ad essere molto critica nei suoi confronti. Salazar è attualmente la pecora nera della federazione internazionale perché è legato a vicende di doping. Eh, Ci sono praticamente, c'è odore di doping che aleggia eh, su Salazar, insomma. Raf, Kevin Mayer, questa è stata una bella delusione. Io forse gliel'ho tirata nel video di oggi, nel video di ieri, credo fosse stato. Sì, esatto. Perché Mayer l'anno scorso a Berlino fece 3 nulli nel salto in lungo e lasciò la compagnia nei campionati. Da allora non riesce a raccogliere nei campionati europei e mondiali quello che si merita. Lui è stato campione del mondo e purtroppo non difenderà il titolo appunto perché nel riscaldamento del salto con l'asta si è rotto, si è completamente rotto. Ha avuto problemi al tendine d'Achille da una parte, al ginocchio dall'altra e nonostante avesse 200, un centinaio di punti di vantaggio sugli avversari e mancasse proprio il salto con l'asta che era la sua disciplina chiave, si è ritirato e quindi ciao Kevin. È stato veramente un peccato perché sarebbe stata una bella sfida vederlo resistere all'attacco dei canadesi nelle gare successive. Quindi per la prima volta dovrebbe essere il Canada, forse addirittura una doppietta nel decathlon maschile. Ciao Emanuele Montani. Quindi si è parlato di Kevin Mayer, dell'Oregon Project, appena accennato, visto la prima batteria, stanno intervistando la Hassan in questo momento. Dire che è convinta delle sue possibilità è riduttivo, signor Hassan. Hassan è arrivata a 15 anni in Olanda da rifugiata e si è trovata una vita nel mondo dell'atletica, un'affermazione e da qualche anno, appunto da quando è nell'orbita dell'Oregon Project di Salazar, è diventata fortissima dal 1500 metri, lei era già forte sul 1500 metri, fino alla mezza maratona. Ha fatto anche il record del mondo di mezza maratona, quindi il record europeo, scusate. Ciao, salto in basso. Allora, sì, sì, raga, di Ortega io dico che tanto leggo anche la tua domanda. Di Ortega penso che sia una cosa poco, poco logica da parte dei giudici perché, dicevo, l'atletica si basa su quello che succede, cioè i fatti misurati, i tempi e sulle misure. Quindi se tu dici che un atleta si merita un podio e lo ammetti su un podio per questo motivo, dici, ma se non fosse stato per McLeod avrebbe vinto la medaglia. Certo, però come fai a sapere che nell'ultimo ostacolo magari non sarebbe inciampato da solo? Capite? Cioè, se non avesse avuto il problema di Ortega, come fai a sapere se per cavoli suoi non rallentasse e non riuscisse a prendere la medaglia di bronzo? Cioè, si entra nell'ambito delle possibilità e non quello dei fatti. Cioè, l'atletica è uno sport molto, molto, molto crudele anche perché è oggettivo. E qua si rischia di, forse per lo spettacolo, non so, per passare per sport friendly, si rischia di snaturare questa cosa, secondo me. Quindi tanto rammarico per Ortega insomma, se non avesse vinto la medaglia di bronzo come ha fatto, però io avrei accettato al piano questa situazione. Sì che ci si vede. Ok, allora, quindi Hassan l'ultimo giro ha fatto del suo, sì, confermo. Nemmeno l'ultimo giro, gli ultimi 300 metri. E poi, dicevi salto in basso, quando regoleteranno non basta per andare in finale. No, non c'è un problema di fondo.
perché semplicemente, se diciamo che questo è il problema di fondo, sono tante le discipline in cui il record italiano non basta per andare in finale. Semplicemente dimostra che bisogna lavorare per migliorarlo. Però non è che siccome siamo Italia tutto c'è dovuto. Quindi è semplicemente una constatazione. Il record italiano attualmente nei 400 metri non è abbastanza. Ma se tu guardi il singolo atleta, Davide Re non ha certo, non pensa certo, che peccato, nemmeno il mio record italiano è bastato. Cioè, mi spiego meglio. Davide Re pensa al suo tempo prima che al record italiano. Poi il record italiano perché è il dominatore per l'Italia di quella specialità. Magari sente il potenziale di valere un tempo anche superiore. Però io tendo a evitare di generalizzare. Quando dici che l'atletica è fatta dalle persone, appunto per questo io non dico l'Italia è andata in finale su 400 metri. Davide Re l'ha fatto. Ed è per questo che deve essere elogiato. Cioè, è ovvio che mi sento un po' fiero se Davide Re riesce a ottenere la finale nei 400 metri. Però il merito è completamente suo. E dire noi italiani ce l'abbiamo fatta rischia da parte nostra di prendersi il merito perché magari ci sentiamo un pochino in colpa da noi atleti, di non poter apportare il nostro contributo. Perciò, pensando alle singole persone, ogni persona deve trovare lo stimolo per migliorarsi dalle situazioni. E un po' brucia che non sia entrata in finale, però probabilmente avrà molte più motivazioni questo anno anche per questa piccola delusione. Allora Riccardo, Sottile non si è qualificato nel salto in alto. 2 giorni fa ormai la qualificazione nel salto in alto, Tamberi ce l'ha fatta, Sottile per somma di errori non è entrato, credo a 2,27 fosse arrivato Sottile nel salto in alto, 2,29? Quanto? 2,26. Quindi era 26 per un erroretto in più non è entrato in finale, Tamberi ha fatto 2,29 ed è entrato in finale. 2,29 la seconda prova. In proporzione Sottile valeva di più di Tamberi, però non ha avuto l'esperienza di gestire la fase molto calda dal punto di vista mentale della qualificazione di un campionato mondiale. Intanto è partita la seconda serie di semifinale dei 1500, subito con un ritmo più alto, tentano di portare 2 atleti in più per i ripescaggi. C'è Winnie Naniondo, è l'ugandese che ha vinto la medaglia, che ha vinto il legno, è arrivata quarta negli 800 metri qualche giorno fa. Allora, Raga chiede di Scotti, sapete hanno fatto un sondaggione un anno fa, hanno fatto un sondaggio su Queen Atletica chiedendo ma secondo voi chi sarà il primo italiano a scendere sotto i 45 secondi? Re o Scotti? E in quel sondaggio aveva vinto Scotti. Cioè, in proporzione, Scotti si pensa che sia un talento superiore rispetto a Davide Re. Infatti, per il fisico che ha, sicuramente non ancora strutturato, fa 45 secondi e mezzo, insomma, è veramente forte. Ed ha ancora 20 anni. Ancora 20 anni, credo che compierà 20 anni l'anno prossimo, vero? È ancora under 20 quest'anno, quindi sì. Edoardo troverà sicuramente il fatto che ci sia Re è un'ottima cosa per Edoardo perché troverà uno stimolo notevole per diventare lui il più forte. Ma il regno di Re durerà ancora per un po'. Credo che il top di condizione gli italiani sono soliti migliorare lentamente, non è come gli americani che esplodono come talenti già a 20-21 anni. Penso che Edoardo riesca a raggiungere il picco della sua carriera, i suoi personali intorno a 23-24 anni, tra 4 o 5 anni, insomma, in prospettiva Olimpiadi 2024. A quel punto io credo già tra un anno potremo avere un'idea. Per diventare un vero campione dovrebbe provare ad avvicinare i 45 secondi e 0 già dall'anno prossimo. Se succede a quel punto sono sicuro che un 44,2 o 43 lo possa valere. Andare più sotto per un italiano è un po' difficile, o meglio, concepire che un italiano vada così sotto è un po' difficile. A quel punto salto in basso sarà contento perché con 44 e netti una finale mondiale non te la toglie nessuno. Ok, allora la seconda batteria dei 1500 metri
C'è anche Laura Muir, vediamo in che posizione è. Comunque sia, la fila è allungata, è in seconda. La fila è allungata, però sono tutte lì, il gruppo è ancora compatto. Il passaggio al 1000 è intorno al 2,42, siamo praticamente 20 secondi più forti. È impossibile che arrivi un tempo più alto dalla settima di questo gruppo rispetto alla serie precedente. Quindi abbiamo, per ora, vediamo il passaggio. Appena si aggiorna il passaggio ai 1200, vediamo chi sono le favorite. Non è ancora arrivato il passaggio ai 1200. 800 in 2 minuti e 10. Vediamo quanto si aggiorna velocemente la grafica. Allora, Tsegai, Muir, Cebet, Hull, Simpson, Aniondo e Iliz. Dovrebbe esserci dunque anche un australiano, la Muir. Dietro, vediamo, nessuna sorpresa eccessiva tra quelle che ci sono dietro. Aniondo rimane. Sono ancora in più di 7 a giocarsela però. Sono in 8. Guardate, arrivano praticamente su una linea. Potrebbe essere uno degli arrivi più concitati, cioè più ristretti. 4-0-1 netti. Allora, salto in basso. Sì, è la mentalità dei calciatori. Abbiamo vinto quando la testa vince. Ma sai, questo è un video che mi ha aperto la mente su questa cosa di Wesa Channel, che si chiama appunto Vincitori per interposta persona. Cioè, io vinco quando vince quello che tifo. E in questo modo però è come se ti deresponsabilizzassi. O meglio, quando dici una persona mi ha deluso perché vorresti vincere al posto suo, è come se tu riponessi tutta la tua attenzione su di lui e allora fossi libero dal tuo punto di vista di non essere perfetto, di non puntare al massimo. Ma l'Italia ha Davide Re, siamo la nazione migliore dei 400 metri, poi io faccio 1 minuto e 05 e sono uno juniores primo anno, però abbiamo Davide Re, siamo la nazione migliore dei 400 metri. Quindi se tu pensi, diciamo, a livello individuale, a ogni atleta che si rapporta con altri atleti, siamo una comunità, però siamo l'insieme di tutti, cioè ognuno porta il suo contributo e chi porta il maggior contributo è quello che si prende i maggiori meriti, come Davide Re. A quel punto, secondo me, la prospettiva è leggermente diversa e un pochino più, diciamo, un pochino più logica perché ti fa capire le proporzioni, i rapporti, relativizzazione, diciamo. Però insomma è un discorso filosofico un pochino più complessino. Ok, sicuramente raga, beh, nei 100 metri abbiamo gli inglesi, Hughes e compagnia, anche se comunque vengono da protettorati, non sono proprio inglesi, comunque sia sono migliori. Nei 400, sì, nei 400 a questo punto posso dire che siamo i migliori in Europa. La staffetta l'anno prossimo già ai campionati europei potremo prenderci delle belle soddisfazioni. Abbiamo vinto la 4x400 agli europei a squadre. Sì, sono io il mezzofondiere. Ok. Ma guarda. O come spettatore, ma comunque ai mondiali ci vado. Sì, primi bianchi possiamo dire. Primi bianchi. Allora, Francesco, strana l'accoppiata 10.000-1.500. Secondo me l'Assan ha voluto dimostrare di essere forte sulla distanza più lunga e quella più corta in cui può vincere. I 5.000 non li ha fatti perché sono troppo vicini a 10.000, secondo me. Questa è la scelta. O forse ha lasciato campo libero alla Coster Alfen, insomma, e a quella keniana. Credo che la keniana dei 5.000 metri, che altrimenti non avrebbe vinto la sua medaglia, è stata magnanima, magari. Vediamo il calendario. I 5.000 metri in proporzione erano forse un impegno più facile perché aveva solamente qualificazione finale, non una semifinale. Vediamo.
La finale dei 5.000 metri donne sarà sabato e avrà Klosterhalfen e Kip Kemboi e Ellen Obiri, ecco la keniana che vi dicevo. Forse ha fatto un favore alla Obiri a non correre i 5.000 e a concentrarsi su 1.500, ma a quel punto la Muir si trova fregata. Ok, allora vediamo. Alessandro chiede: pensi che l'appartenenza agli atleti italiani ai corpi militari possa limitare la massima prestazione, a differenza dei professionisti stranieri? I corpi militari hanno un po' di limiti, hanno sicuramente un po' di limiti. Intanto degli impegni che gli stranieri con le sponsorizzazioni non hanno, degli impegni proprio di presenza, devono essere presenti a dei campionati di società, devono essere presenti in delle occasioni istituzionali, e c'è un controllo diverso. C'è un controllo diverso perché molto spesso i vertici, che dipende poi dal gruppo sportivo, in alcuni casi i vertici del gruppo sportivo deputati a controllare gli atleti sono degli ufficiali militari che magari non hanno molta esperienza d'atletica. Cioè, in molti casi gli atleti vengono inseriti in un contesto che di cultura atletica ce n'ha poca e o meno di quanto potrebbe avere un team dedicato e che si gestisce grazie agli sponsor, diciamo. E in quel caso la prestazione un pochino, secondo me, ne risente. Questo nel caso di atleti top in un gruppo sportivo. C'è questo problema di convivenza. Quando sei un atleta di buon livello ma non eccessivo in un gruppo sportivo, secondo me lì allora sei veramente, lì potresti essere veramente un pochino penalizzato a livello di prestazioni. Perché in tal caso, siccome non sei fortissimo, sei ancora più dipendente da quello che il gruppo sportivo decide di voler fare di te. Può decidere dopo 2 anni o 4 anni, se non vai forte, di buttarti fuori, quindi non hai nemmeno sicurezza. Non è che uno abbia sicurezza anche quando è sponsorizzato, però almeno lì capisci, cioè hai secondo me un po' più chiare le regole, perché guadagni diciamo, guadagni secondo il tuo valore da atleta. Se sei più forte guadagni di più, meno forte guadagni di meno. Sono delle regole un po' più dure, però sono più comprensibili secondo la logica di mercato. Nei gruppi militari non può non essere così, e poi il fatto di essere entrato dentro il gruppo militare molto spesso ti fa calare tantissimo l'adrenalina e la voglia di emergere, perché quando ti viene lo stipendio fisso di per sé è appagante. Lo stipendio fisso è appagante, non è la competizione delle sponsorizzazioni. Gli atleti di buon livello non vivono con i premi. Non vivono con i premi e non guadagnano nemmeno molto dei premi. Sono degli stipendiati nei gruppi sportivi. È un sistema che paga poco. Secondo me è un sistema che paga poco. E non permette il passaggio appunto da atleta di buon livello a atleta fortissimo, a meno che non ci siano proprio dei veri talenti. Secondo me non è il massimo dello stimolo per gli italiani avere un sistema di gruppi sportivi, però il sistema è questo, e comunque bisogna riconoscere i meriti nei confronti dei gruppi militari, perché sono quelli che adesso sostengono economicamente la baracca. Attualmente non ci sono soldi nel mondo dell'atletica se non quelli che vengono dai gruppi militari, c'è poco da fare. Non ci sono alternative per ora, capito? Ecco qua una bella polemichetta che inizia. No, intanto comunque leggo. Allora, ciao John, dici aspettate un attimo. Sono un insegnante, medagliere pazzesco Stati Uniti, e hanno buttato via anche tante medaglie, oltretutto. Alcuni hanno fatto controprestazioni, nonostante questo sono in testa di tantissimo. Giamaica, piccola nazione, medagliera importante. La Giamaica ha tradizione, credo abbia meno di 5 milioni di abitanti, o meno di 10 sicuramente. Quindi si parla di 5 volte meno dell'Italia, eppure le medaglie le vince. Nelle scuole italiane non ho mai visto un insegnante di educazione fisica che abbia fatto un'opera di selezione e valorizzazione dei talenti, indirizzando diversi settori agonistici della federazione. Sul sistema di selezione siamo un paese allo sbando. Guarda, io ho parlato con dei vecchi professori di educazione fisica quando ricostruivo la storia dell'atletica livornese, e questa cosa che dici tu, di selezione, valorizzazione dei talenti, un po' c'era. Cosa? 1,9 milioni la Giamaica. La Giamaica ha 3 milioni di abitanti, praticamente è più piccola della Lombardia o giù. La Toscana ce n'ha 2.
Tre e mezzo la Toscana? Ok, no, volevo dirvi, più o meno negli anni 60 in corrispondenza delle Olimpiadi di Roma c'era questo risveglio dello sport in Italia, un po' l'educazione fisica contava, un po' di selezione c'era perché è così che sono nati qualche atleta di buon livello nel contesto livornese, poi man mano che siamo andati avanti, i fondi che calavano, i giochi sportivi studenteschi che adesso sono praticamente assenti, con le scuole che molto spesso decidono di non partecipare nemmeno perché non gli fa gola farlo e secondo loro non ha molto senso. E la scuola non è il massimo. La Polonia è uno di quei paesi al mondo in cui la scuola indirizza molto verso lo sport, verso ogni sport, non solo l'atletica. Guarda caso la Polonia è la seconda miglior nazione dopo la Gran Bretagna, che ha una cultura sportiva molto alta, però proprio di base. Lì non c'è bisogno quasi della scuola quanto sono i genitori a provvedere all'educazione sportiva. In Polonia non è così e comunque grazie alla scuola sono tra le migliori nazioni. Papa mezzofondiere. Allora, raga dice Stano domani. Sorpresa da podio? Giapponese permettendo? Sì, se è in forma come a inizio stagione sicuramente. Però è più probabile che arrivi intorno al quinto, sesto posto, tenendoci, diciamo, sulla... Statisticamente il posto è quello. A meno che non abbia proprio quella marcia in più, così come... Proprio marcia in più si tratta, così come è stato lo scorso aprile. Allora, Francesco Mattioli, non ho ancora visto alcun giudice misurare lanci né col metro né col lettore ottico. Credo allora che ci sia un sistema di telecamere, un sistema di intelligenza artificiale con le telecamere posizionate che coprono tutto il campo. A questo punto, se ci fosse una cosa del genere, ed è possibile, no? Con delle telecamere che analizzano, mandano dati e riescono a capire esattamente dove atterra l'oggetto, se succede una cosa del genere dovrebbero anche essere più precisi del lettore ottico normale, perché a quel punto col lettore ottico è il giudice che decide dove è arrivato l'attrezzo. Però adesso che l'ha fatto notare ci farò più caso. Poi, Emanuele, se è così la buca, se non c'è quel lettore, se non c'è il lettore ottico, se non c'è un giudice ma è tutto automatizzato, la buca la trovano più facilmente. Poi bisogna avere occhio, molto spesso si sbaglia, cioè nelle gare regionali un metro parte come niente, soprattutto nel giavellotto danno un metro di più, un metro di meno, come niente. Poi la misura è il centimetro, io da fisico porterei la precisione a un metro in certi contesti, però non si può fare. Ecco, sì, i dati sulla Giamaica. Roma di per sé come città ne porta veramente pochi di atleti di livello. Roma rispetto a altre regioni, qua in Trentino siamo mezzo milione di abitanti, abbiamo molti più atleti da nazionale che la sola città di Roma, la quale ha molti atleti di origine marocchina, diciamo che si allenano lì e che non hanno diciamo, un'origine in Italia. Intanto ha un nullo peccato per la giamaicana Dodd. Stiamo parlando del getto del peso. Il getto del peso si sta infiammando. Finisco questo discorso e poi andiamo a vedere gli ultimi lanci del getto del peso. Perché si sta infiammando la gara. No, volevo dirvi, Roma, gli abitanti della Giamaica, però oltre ad atleti che sono lì perché, diciamo, hanno trovato una vita da quelle parti, di talenti locali ce ne sono veramente pochi. Veramente pochi. Come se Roma di per sé non desse l'opportunità di emergere. No, 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 donati campioni senza valore, lo devo leggere, grazie per avermelo consigliato. E anche sotto Roma sono pochi atleti forti, in realtà i marciatori sono molti pugliesi, Stano, Palmisano, sono pugliesi, però sì, la Campania, c'era questa polemica, ci sono stati 2 settimane fa i campionati regionali juniores, c'erano tre juniores campionati regionali campani, cioè tre che facevano mh, per tutte le gare dei campionati regionali juniores femminili campani, che è una cosa assurda, una regione da milioni di abitanti, tre junior per gareggiare ai campionati regionali. Come possiamo sperare di tirar fuori un atleta forte?
come possiamo sperare che arrivi un nuovo Salvatore Antibo, un nuovo Gennaro di Napoli, se poi sono così pochi gli atleti che vengono fuori? Sono forse un decimo di quelli che spuntavano negli anni 80. Beh, la cosa è molto semplice. Più sono le strutture, più sono gli atleti che ci provano e più la probabilità che un campione venga fuori. Questo. Una possibilità è che non li facciano i regionali juniores perché è una... o li accorpino, cioè li mettono insieme alle altre gare, perché ora come ora si tratta di una gara da così bistrattata, così poco partecipata, dalla competizione di livello così basso, praticamente deprimente, che possono decidere anche di cambiare o addirittura di annullare dal calendario. Nel sud i risultati sono veramente imbarazzanti, avete visto 3 atlete, vi ho detto. Ok, dai, passiamo a vedere cosa succede nel getto del peso donne, perché siamo al momento chiave. Quasi da un'ora è iniziata la gara, siamo all'ultimo lancio. Allora, ha ristabilito le gerarchie Li Gong, che era il miglior accredito in partenza, e prima con 15 centimetri sulla giamaicana Thomas Dodd, la quale ha fatto un nullo che sarebbe stato abbastanza per la medaglia d'oro. Ora come ora siamo ancora che deve lanciare la sesta della classifica, Liona Dubitskaya, poi Schwanitz, Iwen, si arriverà alla medaglia. Guardate la Iwen era andata maluccio in qualificazione, era fuori dalle prime 9, però sta rischiando di prendersi una medaglia di bronzo, dipende tutto da quest'ultimo lancio. Sta giocandosi una medaglia di bronzo. Lei vale molto di più di 18,93, eh. Siamo agli ultimi lanci, appunto. Allora, Dubitskaya. 18,55. Niente da fare. Sesta. Ora Maggie Ewen. Molto molto più magra rispetto all'avversario, ho notato adesso. Ed è incredibile, no? Cioè abbiamo l'antipodo della... Siamo gli antipodi del fisico classico della pesista. Purtroppo è un nullo e quindi sarà quarta. È un nullo perché si è sbilanciata e ha toccato il piede fuori dalla pedana. Col piede ha toccato fuori la pedana. Adesso Germania Cristina Schwanitz. Allora Wood, sì, 2 parole su Fabbri. Fabbri è stato molto bravo, ha fatto quasi il primato personale. Purtroppo l'Italia ormai ci è abituata, è il primo degli esclusi. 20,75, doveva fare 20,90 e qualcosa per qualificarsi. Un solo lancio veramente buono. Ci stava, ci stava. Fabbri ha battuto un polacco che è uno di quelli che è salito sopra i 22 metri. Cioè, anche se fosse entrato in finale, avrebbe lottato forse per un 10° posto. So che è un po' un rammarico perché in soli 3 lanci non riesci ad esprimere il massimo delle tue possibilità. Però queste sono le qualificazioni dei campionati del mondo. Se tanto mira tanto, l'anno prossimo fa un piccolo passettino in più e in finale alle Olimpiadi ce lo trovi. E lui l'ha anche detto in live, quando l'ho portato in live qualche mese fa. Lui punta addirittura alle Olimpiadi 2024. Lui ha un progetto di crescita lunghissimo. E già a buon punto se rischia di qualificarsi qua nel 2019, no? Siamo alla Dodd. Thomas Dodd. Vediamo se riesce a prendersi questa gara all'ultimo lancio. Carichissima. Vediamo. Vediamo, sarebbe un bel colpo di scena. Si avvicina alla fettuccia dei 20 metri, forse non abbastanza. Deve fare 19,55. Ah! 8 centimetri, è il numero 8, quello di Davide Re. Ha vinto la Cina. Ha vinto la Cina. È il numero 8 di Davide Re perché sono gli 8 centesimi che non va, per cui non va in finale. Allora, il peso credo che sia domani, ma controlliamo. Controlliamo il peso maschile. Il peso maschile è il sabato 9. La finale inizia alle 7:05. E qua siamo alla cinese Gong che non lancia, o meglio fa nullo.
E quindi Cina, una... Tra l'altro Cina e Giamaica sono al secondo posto in medagliere. E adesso la Cina sopravanza con 3 OI. Siamo molto lontani dall'America che è quota 8. Stati Uniti a quota 8. Quindi finisce con la vittoria cinese il getto del peso femminile. Ma sapete cosa? Sono stato tutto questo tempo a voler fare questo. Dovevate avvertirmi, ragazzi, qua sotto non c'erano. Qua sotto non c'erano le grafiche del giorno 7, ma del giorno 6. Avevo messo tutto, preparato tutto, siamo stati praticamente mezz'ora con le grafiche del giorno prima. Almeno un pochino di informazioni di più ci sono, no? Johnson Thompson 5976 ha una gara dal termine nell'Heptathlon, Tiam 5839 e siccome negli 800 metri Thompson è fortissima, la Thompson molto probabilmente ha ipotecato l'oro nell'Heptathlon. Poi nel Decathlon c'erano risultati a 2 gare dal termine, però qua Mayer è ancora in testa, ma si è poi ritirato per i suoi problemi. Sì, Emanuele, chissà come mai la pubblicità di Torto è ritornata in auge. Comunque, sì. Appunto si parlava di Decathlon, c'è il giavellotto del Decathlon, fanno vedere Warner, che adesso è in testa. Non è fortissimo nel giavellotto, però ha un 1500 decente e un bel vantaggio sul secondo. Comunque, a scanso di equivoci, non erano prestazioni da record del mondo quelle di Mayer, era circa un centinaio di punti sotto quello che aveva fatto vedere l'anno scorso a Talence, quello dove ha fatto il suo record del mondo, insomma. Ok, Alessandro, certo è curioso vedere questi risultati nel gettone del peso femminile quando il primato del mondo è 3 metri superiore. È uno di quelli più longevi, quelli che da un sacco di tempo che non battono. E c'è meno forza nelle lanciatrici di oggi? Adesso la federazione poi è isterica nei confronti dei livelli di testosterone. Appena si va sopra un certo valore scatta l'allarme. Probabilmente siamo con atlete un pochino meno preparate, cioè un pochino meno costruite, diciamo così. Molto bene. Allora, quindi qua c'è la nostra bella grafica, parla anche di Cestonaro. 13,97, 17esima nel salto triplo. Se avesse fatto il personale anche lei sarebbe passata. Non risultati importanti da parte di tutte. Per lei comunque è una conferma. Lei quest'anno, oltre quel 14 16, non so, poco sopra i 14,10 che ha fatto in Coppa Europa, non aveva fatto altro, era sempre stata sotto i 14 metri. Questo era comunque un buon risultato. Allora, Mattioli, ne parlavo prima del bronzo di Ortega. È un caso pericoloso. È un caso pericoloso perché, appunto, mi ripeterò un po', però cerco di essere sintetico. L'atletica si basa su dei fatti oggettivi. Se un giudice inizia a dire no, tu vali la medaglia, allora diventa il giudice di una gara di ginnastica artistica. Ma non è atletica, secondo me. L'atletica deve avere anche il coraggio della recriminazione. Se non avesse avuto McLeod che mi ostacolava. Però non puoi fare il gioco dei se e dei ma. È storia. La storia è il photo finish. Registra le situazioni di un momento. Quel momento è storia. Al limite puoi squalificare un atleta se non è stato corretto con gli altri. Ma non è che poi fa correre tutto. Cioè fa correre. Fa ricorrere oppure cambi la classifica a tuo piacimento. Questa cosa mi ricorda un po' quello che è successo al Tour de France di Froome nel 2015 o nel 2016 se non sbaglio, quando è stato fatto cadere perché ha incocciato la moto della giuria e poi ha corso con la bicicletta a mano per qualche centinaio di metri sul Mont Ventoux. Hanno deciso di fermare la gara di annullare l'ultimo tratto di gara e di assegnare gli stacchi al chilometro in cui Froome un attimo prima che fosse caduto, insomma. In quel caso anche lì
stiamo un po'... cioè, sono situazioni un po' grigie, perché appunto c'è un'arbitrarietà che in sport come questi, dove conta il cronometro, secondo me non deve esistere. Ah, non ti preoccupare, Francesco. È comunque un flusso continuo di gente che entra e di gente che va, questa. Però dai, grazie, siamo in 16. È un numero piuttosto standard per non esserci, diciamo, eventi che attirano il pubblico italiano. Però se volete chiamate gli amici perché adesso abbiamo tra 10 minuti la finale dei 400 metri donne e sarà una bellissima sfida tra Uibo e Naser, tra Miller Uibo e Naser. La crew, esatto, ormai questa roba entra. E già, intanto vabbè, vi annuncio, siccome siete la crew, la settimana prossima qua a Trento c'è il Festival dello Sport. Io domenica sarò qua, ci sarà anche Filippo Tortu. Il giorno prima, sabato, sarò a Settimo Torinese a commentare in qualità di speaker il Rising Star Mile, organizzato da Pietro Arese. Una gara di corsa su strada, un miglio su strada in cui gli atleti più promettenti delle categorie giovanili si sfidano e io appunto farò lo speaker. Raga, sì, il ciclismo mi interessa, diciamo, mi interessa, è un bello sport. Anche il ciclismo ha i suoi problemi, ma anche come l'atletica, sono i due sport col maggior numero di incidenza di doping, purtroppo, o meno di casi scoperti di doping. Poi non si sa cosa c'è il pentolone che deve essere scoperchiato nel calcio, forse anche lì potrebbe esserci qualcosa di serio che bolle in pentola. E comunque, no, è un bello sport perché c'è fatica e quindi mi interessa. Lo sci di fondo anche. Lo sci di fondo forse fatichi ancora di più che nel mezzo fondo. Non hai scampo perché utilizzi molti muscoli che nel mezzo fondo non usi e riesci a raggiungere livelli di fatica eccelsi anche nello sci di fondo. Ok. Ah sì, Trentin. Ci abbiamo visto la domenica scorsa. Sono... Non riesco a capire, insomma, non riesco a capire perché ero il sicuro della vittoria e sono rimasto così quando ho visto che non aveva le gambe. Va bene. Beh, dai, alla fine gli interessi quando sei un atleta di resistenza sono... Poi sì, il triathlon appunto. Biathlon, anche biathlon appunto Anterselva qua vicino, il biathlon invernale. Ecco che presentano i 400 metri. E quindi li presentiamo pure noi. Vi faccio vedere la start list. Si parte con i pronostici. Abbiamo due giamaicane, Sherika Jackson e Stephanie Ann McPherson. Jackson e McPherson entrambe personali sotto i 50 secondi. I personali sotto i 49. C'è la Shawn e Miller Uibo 49,08 Salva Naser, che per me è molto 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 sciolta e composta nell'azione rispetto a quello che ha fatto vedere in semifinale. Forse può calare tanto. Poi del Bahrain vicino al Qatar, no, vediamo. La Uibo mi sembra piuttosto sicura delle sue possibilità, nemmeno troppo tesa. Lei ha dovuto scegliere tra 200 e 400. Scegliendo questa disciplina ha reso la vita facile alla Dean Asher-Smith, che ha vinto comunque con merito e primato personale nazionale la gara corta. E qua sulla gara lunga, appunto, abbiamo una bellissima sfida con le polacche Baumgart e Sweat Ersetic, che nonostante siano nelle corsie più esterne sono sempre pericolose. Però magari mi sto riferendo a un contesto europeo, qua siamo a un contesto mondiale. Le americane Jonathan St. Francis sono solide, però al massimo potrebbero lottare per una medaglia. Ora come ora credo che la McPherson sia quella più... anche se non ha il personale, lo stagionale di Sherika Jackson,
Non chissà perché, ma penso che la McPherson possa gestirsi meglio e prendersi un bronzo. Vediamo. Il mio pronostico è Miller Uibo McPherson. Però è totalmente smentibile da quello che succede in pista. Non ne sono completamente sicuro. E secondo me il tempo può andare sotto i 49 secondi. O proprio 49,0. Questi mondiali le donne stanno andando più forte degli uomini rispetto a quello che valgono. Poi vediamo. Allora, secondo Francesco. Beh, il record della coach si parlava del peso. Credo che sia del peso, no? Ok, Uibo 48,6, Nasser, Miller 48,6, Nasser 48,9, Jackson 49,9. Tra l'altro, il marito della Uibo, che è appunto il signor Uibo estone, sta gareggiando nel Decathlon in questo momento. Ed è messo piuttosto bene col ritiro di Mayer. Presentazione in grande stile, con tutte le grafiche. Allora, voi siete tutti per la Miller. Vediamo, eh. Nasser è leggermente più giovane, è emergente, ma nemmeno lei ha fatto il primato personale quest'anno. Vediamo. Ah no, coach, scusatemi, coach è 400 metri. Mi sono completamente perso questa cosa. 47,60, scusatemi, questo è una gaffa. Allora, Alessandro, 47,6, siamo ancora a 20 anni da quando lo batteranno questi atleti, secondo me. Non possiamo pensarci ancora per molto a un record sui 400 metri femminili. Cominciano i giochi di luce. Comincia lo spettacolo delle presentazioni. È un po' tamarra questa presentazione, eh? Ah, beh, gli spalti vuoti poi. Avete visto come sono scappati tutti i pochi che c'erano dopo l'ultima gara? Dopo la vittoria, ad esempio, di Lyles su 200. Lyles faceva il Bolt che festeggiava, ma non c'era più nessuno a vederlo. E i pochi rimasti sono sempre quei 3 o 4 accompagnatori delle federazioni. Ed è assurdo. Ed è, no, veramente ci pensavo prima. Gli atleti di solito si caricano con il pubblico, ma qua sembrerebbe che questo stadio semivuoto esista solo per essere trasmesso in televisione. Che senso ha allora? Ma l'atmosfera ci deve essere. E anche se lo segui meglio in televisione per certe cose, c'è bisogno di rendere omaggio a questo sport ogni tanto e sentire l'atmosfera della gara dall'interno. Allora, secondo Alessandro, Miller 49,37, Nasser 49,56, Jackson 50,13. A questo punto mi butto e allora io dico che Nasser fa 48,98, Miller 49,06 e McPherson 49,57. Ma così, totalmente inventato. È il bello anche questo, no? Di vedere se riesco a azzeccarla. Raga, la serie del prossimo mondiale, sa che non lo so. Londra? Di nuovo è impossibile. Eugene, Oregon, America, a casa di Salazar. Ci siamo, ragazzi. Commentone di, fammi leggere, Food. No, Emanuele, alle Olimpiadi sarà pieno lo stadio? Tokyo? Sì, sarà pieno lo stadio, non ti preoccupare.
Ciao Wasabi. Allora, secondo Wood, no, dice Wood, la Fraser Prize festeggiava sotto una curva vuota, poi ci siamo noi comuni mortali in provincia, qua che il massimo che vediamo sono i campionati italiani. Sì, c'eravamo a Bressanone. Bressanone, lo stadio è piccolo, un po' di gente c'era però, eh. Diciamo che almeno 300 o 400 persone che erano lì non per motivi di gare, ma solo per seguire, cioè non motivi che gareggiavano, ma solo per seguire come spettatori c'erano. Eccoci! Eccoci la finale dei 400 metri. Miller la mette subito giù dura. Naser gestisce, viene su in progressione. E sono loro due. Non c'è dubbio. Sta venendo su bene la Naser. Sta venendo su bene la Naser. Dovrebbe essere in testa in questo momento la Naser. Molto in testa. Cerca di reagire la Miller, ma a questo punto è il mezzo mondiale che ci azzecca. Il vantaggio è incredibile a 100 metri dall'arrivo. È un'altra dimensione rispetto alla Miller. Prova a venire fuori nel lanciato, ma Nasir? Ecco Miller! Ecco Miller! Resiste Nasir! 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 48 e 14! 48 e 14! Il personale di un secondo! Il personale di un secondo! Non ci crede, un secondo di personale praticamente. Ha resistito al ritorno della Miller. Ho azzeccato il piazzamento ma non il tempo. 48 e 14. Quanti uomini in Italia ci riescono? E la Weibo, la Miller Weibo non ce la fa. Terza Sherika Jackson. Terza Sherika Jackson, quindi era un'americana. Anche lei ha fatto, no, ha fatto 49 e 47. Un secondo di ritardo rispetto alla Miller, un secondo e mezzo rispetto alla Naser. Che tempo è stato? Una gara gestita meglio rispetto alla Miller, che comunque ha avuto un calo a metà, ha provato a ritornare sotto. Ma che cosa ha fatto dai 150 a 350 metri la Naser? Stava andando a stecca. Francis e poi McPherson sesta. È stata una gestione incredibile. Questo è il miglior tempo degli ultimi anni di gran lunga. Quarto tempo di sempre, grazie per la statistica Alessandro. Ma da quant'è che non facevano 48 e 14 su 400 metri? A questo punto ragazzi è ufficiale, questo mondiale vanno forte, soprattutto le donne. Dopo il 21 e 84 e 88 di Nash Smith ieri, oggi 48. 48 secondi basso sui 400 metri. Allora, ero quello più fiducioso, ma non abbastanza per questa gara. La Miller ha avuto... è rimasta un po' di sasso, non si aspettava questo livello da parte dell'avversaria che verso la metà ha acceso il turbo. Ha cercato di reagire appunto nell'ultima parte, un pochino la stava avvicinando, ma non troppo. Ma non troppo, comunque... Esatto, comunque aveva usato troppo la Miller nella prima parte e quindi non aveva abbastanza benzina per poter pensare di un'improbabile rimonta. Sì, ha uno stile particolare con le braccia la Naser, però è scorrevole, c'è poco da fare. Rispetto alla Miller, secondo me è più scorrevole. Meno alta, ma più scorrevole. Che gara. Terzo tempo di sempre. A sto punto, terzo tempo di sempre. Dagli anni 80 che non si corre così. Esatto. O meglio, lo stile è migliore, ma il tempo è dagli anni 80 che non si va così forte. Che tempone, che gara questi 400 metri. Abbiamo ancora 5 minuti, se volete portare altri argomenti, comunque... Mamma mia. Ti sei emozionato, Emanuele? Allora, le prime due sono Koch e Kratochvilova. Kratochvilova. Qua quando nel replay quando si rende conto del tempo finale. Niente.
Niente. Che bello, che bellezza. Allora, risultati ufficiali. World Leading, purtroppo non c'è un VR. Record americano per la 1000 Reebok del continente 48 e 37. C'è anche l'S migliorata, non è che è stata una prestazione deludente. Altro che Jackson 49 e 47 personale. Personale fino alla quinta? Garone assurdo. Le polacche fanno da contorno in una gara che è poco europea ed è molto per Nasser e le americane. Record dei campionati 47-99 Kratos Vilova e poi la coach fatto nell'85 a Canberra. Ah, Bragagna dice dopo mezzanotte 1500 metri, ma si riferisce all'orario di Doha. Qua quindi siamo alle 11:25. Però scordatevi che rimango fino a quell'ora perché ho ancora altre robe da fare. No, è piuttosto, dai, l'ha presa bene la 1000 Ruibò. Allora, vediamo. John, certo che queste magroline stanno diventando un'impresa epica per avvicinare i tempi di versione degli anni 80. Quando non puoi più puntare sulla potenza, allora punti sull'agilità, la fluidità d'azione e quindi necessariamente cambia anche il fisico di gara. Si sono snellite anche le velociste e velocisti ed è un'atletica un pochino più frizzantina rispetto alla potenza delle prestazioni monstre degli anni 80. Poi, eh, dai, siamo ancora a 7 decimi e questa prestazione, cioè, è eccelsa. Io spero che possa far meglio, ma cioè, non vedo come possa buttare giù altri 6 decimi. Comunque abbiamo rasentato la perfezione per la Nasser oggi. Sì, sì, prossima volta apriamo scommesse, ridistribuiamo la poca pecunia che abbiamo. Allora, no, vediamo. Comunque ha 21 anni. Non è esattamente a- in fondo alla sua carriera. Grazie, Super Stoner on board. Koch, Bragagna e Docet. In 5 sotto i 49,7. Facciamo un giochetto, andiamoci a vedere in Italia quanto vale questo tempo tra gli uomini. Fidal statistiche. Sì. Allora, vediamo quanti uomini sono stati capaci di fare questo tempo in Italia nei 400 metri. 44,77. Marco Zanella, ti sei salvato per poco. Siamo intorno al 45esimo posto in Italia. No, dai, pensavo peggio. I nostri quattrocentisti si salvano. C'è un sacco di gente intorno ai 48-47 secondi. Ne avete rischiato. Comunque è un tempo eccelso, è un tempo eccelso. Guardate quanto va forte Dio Dester. Purtroppo meno di lei. Questi erano i 400 metri. Dice Wasabi, aspettiamo altri 3-4 anni. Aspettiamo le Olimpiadi, aspettiamo i mondiali ancora dopo le Olimpiadi. Vediamo.
Sai Mick, ci sono dei casi di atlete che per eccesso di testosterone assunto poi hanno dovuto cambiare sesso? C'è una lanciatrice dell'est che ha fatto questo percorso proprio, sai? Poi si dice come mai nel lancio del peso, nel getto del peso, non si arriva a 2 metri dal record del mondo. Sì, uno scriccio di ragazzo, Daniele, almeno metti i cadetti 300 metri, vediamo qua. No, non vorrei essere impietoso. Non vorrei essere impietoso. E poi no, magari molta più gente ce la fa, eh. Allora, guarda, va bene, ti do ragione, ti do ragione. Però vi dico che tra un 5 minuti scarsi ci salutiamo. Lombardia hai detto? Qualcuno è in fase di esaltazione personale? Chi è questo tizio che fa 38,84? Ok, allora. Ah, sono i primi 100. Dai, 100 cadetti in Lombardia che fanno meglio dei 400 della Nasr, ce l'abbiamo. Comunque, questa è la situazione. Allora, Matteo, dici, negli allenamenti faccio temponi, mentre in gara faccio tempi molto più in gara faccio tempi molto più brutti e quasi vergognosi. Cosa dice il tuo allenatore? Scrivi, continua a scrivere. Allora, Wood, il record della Kratochvilova sugli 800 è il record più longevo della storia dell'atletica. Sì, è un secondo di distanza la Semenia. 1,53. Aspettiamo anche qui. È più o meno come nel nuoto, anche prima c'era il famoso costume che ti migliorava le prestazioni, adesso non c'è più, però dopo qualche anno i record sono arrivati. Il nuoto è molto più dinamico rispetto all'atletica, qua ci vogliono tanti tanti anni, ma prima o poi anche queste prestazioni verranno cancellate dalla storia, perché ne arriveranno altri di migliori. Allora, no, Matteo, secondo te il problema è che eh, hai problemi di gestione dell'ansia perché gareggi in gare che non siano adatte alle tue, cioè in cui tu non sei tra i più forti. Cioè, questo è il problema. Che hai bisogno di gare di livello più basso per aumentare la tua consapevolezza di te. Io in realtà, francamente, il periodo in cui sono andato più forte in competizione è stato quando mi sono messo alla prova in gare di livello più alto. Ho visto di essere veramente scarso rispetto ai atleti forti e a quel punto mi sono messo lì a lavorare. Ho aumentato la consapevolezza nelle mie possibilità e ho evitato di spingere troppo in allenamento, aumentando, capendo che era l'unico modo per evitare, diciamo, di bruciarsi prima di una gara. Poi, cioè, è difficile, soprattutto quando si è giovani, questa differenza di rendimento si vede. Però non credere che tu sia l'unico che ce l'ha. È una situazione fortunata e quella del predestinato che riesce ad andare forte in gara quasi naturalmente. Bisogna imparare. Tu dici che bisogna avere delle gare di livello più basso per iniziare a fare un po' esperienza. Secondo me non è necessariamente così. Io mi carico molto di più a vedere gli atleti più forti di me che mi battono, mi danno uno stimolo per allenarmi. Però se il tuo problema è quello che nell'allenamento tiri troppo, non è che avere diciamo, delle gare in cui perdi di tanto rispetto agli avversari ti aiuti da questo punto di vista. Ti porta necessariamente a spingere di più nell'allenamento e questa è una tendenza che devi contrastare, se è questo il problema. Cioè molto spesso, poi bisogna vedere anche l'età che hai, molto spesso il problema è appunto tenere l'allenamento alla gara su dei piani diversi. In allenamento si provano delle singole caratteristiche che poi vengono messe insieme, in sintesi, in gara. Molto spesso, cioè qualche volta devi entrare in pista con l'idea di no, oggi non posso dare il meglio di me stesso, ma devo costruire.
E quando sei in mentalità in allenamento devo costruire, accetti anche delle prestazioni non eccezionali in allenamento che sai che saranno mattoncino dopo mattoncino fondamentali per produrre l'atleta che sarai in gara. Sì, io, Manuele, concordo con te, credo che sia meglio alto il livello comunque, però vediamo. Allora, Wasabi, domani salto in alto. Sì, domani salto in alto, domani ci vedremo questa bellissima gara. Un attimo, do un'occhiata a quando prevedevo di fare la live. Allora, la live io prevedevo di farla più tardi del salto in alto, perché non pensavo che Tamberi si qualificasse, perché comunque il salto in alto è l'inizio del programma. Siccome inizia alle 19:15 italiane, dovrebbe finire intorno alle 20:30. Quindi ci possiamo beccare gli ultimi salti dell'alto. Intendevo fare la live dalle 20:15 alle 21:30. Adesso controllo il famoso fogliazzo. Un attimo, siamo in fondo. Allora, sabato, cioè domani, venerdì, saremo in diretta dalle 20:30. Anticipiamo di un po' per beccarci anche la 4% staffetta maschile. Quindi dalle 20:15 mi trovate qua, minuto più, minuto meno. Alle 21:30 ci vedremo ai 400 ostacoli, i 3000 metri femminili, i 3000 metri siepi maschili e i 400 metri maschili, purtroppo senza Davide Re. E poi aspetteremo con ansia, però non in live, la 20 km di marcia. Grazie ragazzi per essere stati qui. Allora, Tamberi fuori podio, potrebbe arrivare quinto o sesto, non credo che arriverà sul podio. Poi gasarsi si gasa, però raga, anche lui non è che si può inventare più di tanto. Non è che... Però dai, alla fine i campioni servono anche per ispirare gli atleti. E se uno fa una prestazione super, ispira tantissimo. Ispira tantissimo. E cioè, certo che mi auguro che Tamberi vada da podio, però credo che faccia quinto o sesto posto, non di più. Allora, ciao Emanuele, ciao, ripeto, grazie per avermi seguito anche oggi. Siamo quasi in fondo, sono successe robe interessantissime. Questi mondiali più o meno le aspettative le ripagano. Quindi ragazzi, ciao, sono in mezzo fondiere, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.